Esercizio delle cupole. Con questo esercizio tendiamo a migliorare una fase del cammino piuttosto particolare, la fase dello stacco, la fase in cui il tallone del nostro piede si sta congedando dal suolo e il carico è avanzato sulla parte anteriore del piede. Come sappiamo, nel paziente emiplegico la parte posteriore della gamba, il polpaccio e la pianta del piede sono zone spesso compromesse da ipertono e spasticità. Proprio in questa fase la parte anteriore del nostro piede è chiamata a dover elaborare delle informazioni con il suolo piuttosto raffinate ed è per questo che con l'aiuto delle cupole riprendiamo questa capacità del paziente di poter adattare la parte anteriore del piede con il suolo. La zona che verrà a contatto con le cupole è quella che definiamo tastiera metatarsale, proprio perché, così come vedete nella mano, si comporta come un insieme di tasti che si adattano al suolo, non sotto le dita, non sotto la pianta del piede, ma a ridosso della tastiera metatarsale. Posizionamento e la presa. Proprio come vedete, il paziente si troverà di fronte al familiare terapista, il piede sinistro si troverà anteriormente, una volta scelta la cupola da far percepire, la posizioneremo all'altezza del tallone del piede destro. Come vi ho già spiegato, per fare meno sforzo durante il movimento, cerchiamo di sfruttare le leve, quindi poggiamo il nostro avambraccio sulla coscia, prendiamo la coscia del nostro paziente, cingiamo anteriormente i malleoli del piede e portiamo indietro. Riadattiamo il peso del piede sulla cupola. Ora, il paziente naturalmente, se ha poca sensibilità, tenderà a schiacciare il piede sulla cupola proprio per capire che tipo di curvatura si tratti. Cerchiamo di dissuadere il nostro paziente da questa attività, bensì aiutiamolo anche nella ricerca, nell'esplorazione. Così è come condurre dal punto di vista manuale l'esercizio delle cupole. L'attrezzatura. Per questo esercizio abbiamo bisogno di 5 cupole diverse in diametro ma con stessa altezza. Primo livello di calibrazione. In questo primo livello proporremo al nostro paziente un riconoscimento piuttosto semplice di 2 cupole molto diverse tra di loro. Allora, come le vuoi chiamare? Piccola e grande. Piccola e grande, benissimo. Allora, chiudi gli occhi, la benda può essere anche non strettamente necessaria in quanto la visuale è coperta. Allora, qual era? Piccola. Ti faccio sentire come sarebbe stata la piccola. Senti differenze? Tieni gli occhi chiusi, Allora, ovviamente Era la grande. era la grande, quindi con solo 2 possibilità era la grande. Facciamo un'altra. Qualora il paziente avesse delle difficoltà o di linguaggio o di memoria e avesse difficoltà quindi a nominarle, quello che possiamo fare è metterle di fronte a lui e chiederle di indicare. Allora, un'altra.
Grande. Molto bene, bravo. Secondo livello di calibrazione. Qui iniziamo ad aumentare il numero delle variabili in gioco. Da 2 cupole del livello precedente cominceremo ad aumentarle, 3 cupole, 4 cupole, fino a 5 cupole. Allora, cominciamo con 3. Prendiamo quelle 2 di prima, che erano la piccola e la grande, e ci mettiamo questa. Come la vogliamo chiamare? Media. Media, perfetto. Allora, attenzione, occhi chiusi. Media. Esattamente. Ora cominciamo a lavorare con tutte e 5. Senti, adesso dovremo provare a cambiare il nome. Ti va di numerarle? 1, 2, 3, 4 e 5? Va bene, proviamo. Cerchiamo di controllare anche il tronco, che non ci siano degli sbilanciamenti quando alziamo l'arto. Allora, prova ad individuare il numero della cupola. 5. Ti faccio sentire il 5. Quando ci troviamo di fronte a un errore ci comportiamo sempre al solito modo. Facciamo sentire la natura dell'errore. Questa sarebbe stata il 5. Era la 4. Era la 2. A fronte di un secondo errore consecutivo possiamo tranquillamente dire il numero della cupola. Terzo livello di calibrazione. Manteniamo le 5 cupole da dover riconoscere, in più aggiungiamo l'aspetto dell'anticipazione, ovvero il paziente sceglierà quale cupola vorrà sentire. Cominciamo proprio in questo modo, anche se la richiesta sarà una ogni 3 riconoscimenti puntuali ed una previsione. Quale cupola vuoi sentire? 1. 1. Allora, l'hai già sentita l'1, quindi prova a chiudere gli occhi, a cercare di ricordarti qual è la sensazione della parte anteriore del piede che si adatta su quella cupola 1, la piccolina. Ok. Ok? Allora, prova a confrontare quello che hai appena previsto. Ti torna come sensazione? No. E qual è secondo te? La 2. Era un pochettino più grande, la 3. Quarto livello di calibrazione. Cominciamo con il confronto con l'arto destro. Quindi il paziente sceglierà quale cupola vuole sentire a destra, e noi gliela faremo sentire certamente, per poi confrontare se a sinistra gli metteremo la stessa cupola o meno. Allora, anche questa richiesta avverrà una ogni 3. Quale cupola vuoi sentire qui a destra? 5. La 5, benissimo. Allora, sentila bene perché poi devi confrontare se a sinistra ti metto la stessa cupola di destra.
Bene, ce l'hai in testa? Ora, preparati a sentirla a sinistra, allo stesso modo. Diamo il tempo al nostro paziente di elaborare l'immagine e chiediamo di dirci quando è pronto nel momento in cui ha terminato. Pronto? No, Non era la stessa. no, Cosa ti è sembrato? Dimmi. più piccola. Era la 3? Era la 3? Non proprio. Guarda, la 3 te la faccio sentire come sarebbe stata. Se ti avessi messo veramente la 3, avresti sentito questo. Era la 4? Guarda, ti ho messo veramente la 5 che ti avevo messo prima a destra, era la stessa. Quinto livello di calibrazione. Finalmente possiamo eseguire l'esercizio delle cupole da in piedi. Assicuriamoci di avere un appoggio fisso per la destra. La posizione di partenza sarà con il piede sinistro in avanti. Rilascia, giù, 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 giù fianco. Ok, in avanti. Eseguiamo il riconoscimento puntuale di 5 cupole, quindi abbiamo dalla 1 alla 5. Posizioniamo la cupola all'altezza del tallone dell'altro piede. Allora, cerca di ammorbidire un pochettino la gamba. Assicuriamoci che nel tornare indietro con la gamba non ci sia alcun sollevamento del fianco. Quello che possiamo fare anche è sostenere il fianco verso il basso. Pieghiamo il ginocchio. Controlliamo sempre la posizione del tronco, che non ci siano asimmetrie. E torniamo in avanti. Ogni volta torniamo in avanti. Allora, qual era secondo te? La 4. Ci sei andato vicino, però ti faccio sentire la 4. Se fosse stata la 4, sarebbe stata così. Ginocchio. Come vedete stiamo richiamando quella fase del passo dove il piede si sta staccando da terra. E torniamo in avanti. Allora, questa era la 4. Era la 5? Era più grande, era la 5. Molto bene. Facciamone un'altra. Allora, adesso io provo a non premerti verso il basso. Cerca di tenere tu il fianco allineato e non sollevarlo. Controlliamo. Bravissimo. Allora, hai capito quale poteva essere? La 3. Molto bene, bravissimo.